Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dove ti parlerò della mia esperienza con un grandangolo che aspettavo, sapevo che doveva uscire. Sto parlando di un 14 mm e di un 9 mm, 14 mm per sensore full frame, apertura massima f4 e 9 mm per sensore APS-C, apertura massima 2.8. Sono obiettivi di Viltros, fanno parte della serie Air, proprio di questa azienda, quindi il nome già dice tutto, obiettivi compatti e soprattutto, ragazzi, anche economici, ma senza trascurare le prestazioni. Per quanto riguarda la costruzione, allora stiamo parlando di un obiettivo economico, però ti posso garantire che sarà anche plastica, ma è una plastica che mi dà proprio la sensazione di un obiettivo ben fatto, robusto, ok? Non abbiamo nessun switch, nessun tasto che puoi personalizzare, abbiamo solo la ghiera eventualmente per mettere a fuoco il manuale, cosa che farai molto spesso, perché quando parliamo proprio di un grandangolo di solito è proprio più consigliato mettere a fuoco manualmente. Ovviamente non avendo lo switch per andare a disattivare la messa a fuoco, lo fai direttamente dal corpo macchina. Ok ragazzi, abbiamo una baionetta in metallo, non abbiamo la guarnizione, quindi prestate attenzione se piove, e puoi fare anche l'aggiornamento firmware direttamente proprio dal tuo PC. Controlla spesso proprio il sito ufficiale, perché Viltros, a differenza di altre aziende, rilascia molto spesso nuovi firmware. Abbiamo anche in dotazione un paraluce a petalo che è decisamente molto utile. Quasi sicuramente con un 14 mm, se ti occupi di fotografia di paesaggio, hai bisogno di utilizzare dei filtri. Abbiamo un diametro da 58, io filtri da 58 non ne ho dei filtri da 67 o da 72, quindi basta comprare un banalissimo anello adattatore e siamo a posto. Alcuni dati tecnici, ma non solamente di questo 14 mm ma anche del 9 mm, che non ho qua sotto mano, l'ho lasciato purtroppo a Timisoara, non pensavo di registrare la recensione proprio in questa location, ci avevo anche pensato in realtà. Comunque il 9 mm per APS-C l'ho provato proprio a Timisoara in un contesto ovviamente non di foto paesaggistiche, ma bensì un genere che proprio non mi compete, anzi un genere che io mi sento decisamente scarso, cioè fotografia architettonica. Quando fotografi con un obiettivo grandangolare così spinto è molto più difficile comporre una foto interessante. Poi c'è chi approfitta di avere un obiettivo così ampio per poi andare a croppare in post-produzione, però io cerco di sfruttare più possibile proprio tutta l'ampiezza che mi offre l'obiettivo che vado a utilizzare. E con il 9 mm e anche con questo 14 mm, quando facciamo fotografia architettonica dobbiamo fare molta pratica, e forse adesso che ho proprio un obiettivo decisamente portatile, diciamo che non ho più scuse. Comunque, detto questo, ti dico alcune differenze tra il 9 mm e il 14 mm, me le sono scritte perché io non me le ricordo. Allora, innanzitutto parliamo di peso, leggermente diverso, ma di poco, qualche grammo. Qui abbiamo 170 grammi, quindi è decisamente molto leggero. Tutti gli obiettivi della serie Air sono leggeri, più o meno il peso si aggira proprio tra i 170, 200 e 210 grammi. Il modello invece per APS-C pesa leggermente di più, 195. Alcuni di voi si chiederanno perché, qual è il motivo? Beh, è subito spiegato quando vado proprio a dirti come è composto il gruppo ottico. Nel 14 mm abbiamo 12 elementi in 9 gruppi, invece nel 9 mm abbiamo 13 elementi e 11 gruppi, quindi sono decisamente diversi. Però per quanto riguarda la qualità, per quello che ti posso dire io, leggermente migliore la versione per APS-C, ma non ci sono queste grandissime differenze. Ok ragazzi,
Altro aspetto molto importante, almeno per me lo è la distanza minima di messa a fuoco, ragazzi. Solamente 13 centimetri, e questa cosa è valida sia per il 14 mm sia per il 9 mm. Se sei un creatore di contenuti, soprattutto fai vlog, ti occupi di viaggi, insomma vuoi portare dei contenuti di qualità perché non vuoi utilizzare la tradizionale Action Cam, che è quella più utilizzata proprio perché è più leggera, compatta, oppure l'Osmo Pocket 3, ecco che questa combo, cioè con questo nuovo 14 mm, eventualmente puoi prendere in considerazione anche il 9 mm APS-C, con la 6007 eventualmente se prendi il 9 mm, oppure con questo 14 mm con la 7C o la 7C2. Praticamente qui è un setup decisamente leggero perché più o meno avrai 650 grammi, e credimi che soprattutto nel momento in cui cominci a registrare e devi tenere per parecchio tempo in mano la fotocamera, a differenza di altre fotocamere con obiettivi decisamente molto più pesanti, puoi farlo tranquillamente e hai la tranquillità che con un 14 mm, oltre ad avere il sottoscritto in primo piano, abbiamo anche lo sfondo che ovviamente va a migliorare proprio l'immagine completa. Apertura massima di questo 14 mm, f4, f16 l'apertura minima. Quando parliamo invece del 9 mm per APS-C, f2.8 l'apertura massima e f16 la minima. Allora, non sono affatto obiettivi secondo me bui. F4 potrebbe essere un handicap? Beh, secondo me no. Chi lo usa per farci delle foto sa benissimo che scattare F4 è una normalità. Di solito chi fa fotografia di paesaggio, architettonica, utilizza un'apertura decisamente molto più chiusa, F8, F11 addirittura, e quindi non credo sia un problema. F4 non è nitidissimo, te lo dico subito, questo 14 mm. Diciamo che il meglio di sé secondo me lo dà F8, invece il 9 mm già F5.6 leggermente migliore rispetto a questo 14 mm. C'è una leggera differenza, ma abbiamo anche un gruppo ottico leggermente diverso. Ok ragazzi, distorsione c'è ma è pochissima, quasi assente, si toglie velocemente in post produzione. Al momento in cui registro questo video non c'è un profilo dedicato, ma uscirà, te lo garantisco. Utilizza quello del 20 mm come ho fatto io, praticamente ti toglie quella poca distorsione che c'è e anche la vignettatura, che questo obiettivo praticamente soffre assai proprio la vignettatura, anche il 9 mm, e quindi dovrei toglierla in post produzione. In questi giorni dove ho scattato in questa location con il 14 mm ma anche a Timisoara con il 9 mm con la 6007 non ho utilizzato la modalità manuale. Io poi personalmente la modalità manuale, anche quando scatto dei ritratti, la utilizzo solamente quando utilizzo i flash. Se scatto a luce naturale vado in priorità di diaframmi. Comunque mi piace essere pronto allo scatto, quindi sicuramente sono in bicicletta, quindi accendo la macchina, la tolgo proprio dalla borsa e voglio essere pronto allo scatto. Quindi metto la modalità P, che non è totalmente automatica, mi consente di modificare gli ISO a mio piacimento, ok, da non sottovalutare, e soprattutto posso andare a sottoesporre la foto, cosa che praticamente faccio sempre. Almeno un terzo di stop lo vado sempre a togliere, addirittura alle volte vado proprio anche a togliere uno stop. Cosa molto importante, vado però a bloccare il tempo minimo di scatto, che non deve andare sotto un trentesimo. Abbiamo l'IBI sulla Sony 7C, anche sulla 6007, però secondo me anche se scatti a un trentesimo con una fotocamera che non ha il sensore stabilizzato, essendo un obiettivo così compatto, secondo me riesce a avere la mano decisamente ferma, molto di più rispetto a un obiettivo molto più voluminoso, quindi non avrai una foto mossa. Quanto costa questo obiettivo che ti ho fatto conoscere oggi? Anzi, quanto costano questi due obiettivi? Allora, il 14 mm e anche il 9 mm più o meno il prezzo si aggira sui 200-210 euro, poi dipende dove lo acquisti. Io ti lascio in descrizione il link di Viltro Store, dove
ti lascerò quasi sicuramente anche un coupon per risparmiare. Ti ricordo che la spedizione è gratuita e non ci sono dazi doganali e tutte ovviamente le garanzie che hai su Amazon. L'unica differenza è che devi attendere qualche giorno in più per riceverlo. Quindi ragazzi, siamo arrivati quasi al termine di questo video, grazie di avermi fatto compagnia, ma volevo anche spendere, prima di salutarvi da questo video, due parole per quanto riguarda proprio la qualità di immagine che ho ottenuto con questo 14 mm e anche con i 9 mm, perché non ho visto grandi differenze. Allora, innanzitutto voglio ricordarti che quando ti ho parlato alcuni anni fa del 20 mm, che è stato il mio primo obiettivo Air di Viltrox, è l'obiettivo che praticamente da quando lo possiedo, parlo del 20 mm, che ho utilizzato di più. Tu non ci crederai, ma è così, soprattutto per registrare i video che ti porto nel canale. Anche quando mi registro proprio all'aperto utilizzo proprio il 20 mm e lo monto anche con la 6007, quindi diventa quasi un 35 mm. Ok ragazzi, comunque ribadisco, qui ovviamente non è che dobbiamo aspettarci la qualità di un obiettivo che costa 1.500-2.000 euro, ok? Questo deve essere chiaro, però non ne abbiamo neppure un obiettivo scadente. Secondo me le prestazioni che otteniamo con questo obiettivo sono decisamente più che valide, anzi ti daranno decisamente molta soddisfazione, quindi acquistalo e vedrai che non te ne pentirai. Quindi chiudo qua il video, comunque se hai domande ti aspetto qui sotto nei commenti e ci diamo appuntamento alla prossima settimana con un nuovo video. Ciao e alla prossima!